Eccoci qua, ciao a tutti, brevissimo video su come si fa l'olio piccante all'antecini, ok? Allora, io ho preso questa piantina, la classica da supermercato con la denominazione peperoncino piccante, speriamo, poi ve lo saprò dire. Allora, in questi ultimi 2 giorni non gli ho dato l'acqua, vedete che è un pochino secca. Vedete i peperoncini che si stanno un pochino seccando. Bene. Allora, come procediamo? Molto facile. Prendiamo una forbicina e li tagliamo tutti nel gambetto. Vediamo qua, vedete? Uno tagliato, due, scusate che a guardare il telefono, vedete qua. Eccolo qua. Adesso io li taglio tutti, va bene? Uno, dov'era l'altro? Boh. Ok, comunque ve lo faccio vedere, tagliamo tutto, tutti quanti. Guardate, poi tagliamo. Aspetta che lo tengo, vediamo se ce l'ha. Eccolo qua, è caduto qua. Gli altri sono caduti di qua. Uno, due. Allora, li taglio tutti, va bene? Dopodiché li sciacquiamo sotto l'acqua, li metto in un panno e riprendo il video. Datemi un attimo. Ecco che riprendo il video. Ok, io li ho lavati uno ad uno, da tirargli via quelle piccole impurità dell'acqua, della polvere, va bene? Adesso cosa facciamo? Li mettiamo in un piattino, tutti quanti, e poi, aspetta che velocizziamo, eccoli qua, adesso li sistemiamo. Allora, tutti quanti, vediamo se ci riusciamo. Eccoli, dai, più o meno ci siamo. Sempre vicini, vicini, vicini. Una volta sistemati, prendiamo del sale marino grosso, qualsiasi tipologia, e li sommergiamo così. Li mettiamo sotto. Scusate se ho perso l'inquadratura. Ok, sempre con il gambetto, come avete visto. Allora, il sale a cosa serve? Serve per disidratare il peperoncino, per farlo seccare il più possibile. Ok? Questo è per il metodo sempre antecini. Poi c'è anche chi lo taglia direttamente da fresco, lo mette nell'olio, c'è chi lo bolle, c'è chi lo mette nel forno, ci sono tantissime tipologie, ma questo è il metodo antecini, quindi se volete fidarvi, poi alla fine vi dirò. Allora adesso cosa facciamo? Questo piattino qua io lo metterò fuori all'aperto, dopo vi mando, proseguo il video di 2 secondi, con un piccolo canavaccio sopra, giusto per evitare, visto che li abbiamo lavati, che ci vada polvere o qualche uccellino o qualcosa, e giustamente se un uccellino va a mangiarselo è un bel problemino. Ok, tra un attimino vi faccio vedere. Lo lasciamo lì, lo lasceremo fino a quando non vedremo il peperoncino super secco. Così siamo sicuri che quando lo taglieremo a pezzettini e andremo ad immergerlo nell'olio sarà perfetto. Datemi un attimo che riprendo il video, per adesso sono all'interno della casa, devo uscire e lo metto nel portapiante. Eccoci qua siamo all'aperto, è l'unico posto, quest'angolo di casa, dove ci batte sempre il sole, e visto che più o meno in questi giorni le temperature sono 32-35 gradi, penso, ma ve lo dirò proseguendo poi col video, che in un paio di giorni siano super secchi. Vedete qui all'aperto. Ok, adesso sono le 8 di sera. Allora lo chiudiamo, come vi dicevo, eccolo qua, messo sopra con vecchio canavaccio, e lo sistemiamo sotto così. L'importante è che sia protetto e poi la natura farà il suo corso. Oh, paperella. Sì, io ho preso il canavaccio, quello proprio pulito, ma quello il più brutto che avevo, visto che lo lascerò qua fuori. Ok, noi ci vediamo e penso fra qualche giorno quando riprenderò il video, ok? Eccoci qua,
dopo 3 giorni esatti di sole col canovaccio, li vediamo che si sono ben seccati. Adesso li laverò, giustamente. Poi il sale non buttatelo via, buttatelo piuttosto nella lavastoviglie, ok? E dopo procederemo, vedete, a tagliarli come si deve. Anche questo qui, guardate come si è seccato bene. Ok? E una volta tagliati come si deve, che vi farò, lo riprenderò nel video successivo, li mettiamo tutti nel contenitore che abbiamo, bottiglietta, qualsiasi cosa, e poi ci metteremo l'olio e lo lasceremo lì almeno una settimana. Eccoli qua, ora li lasciamo asciugare un attimino. Ho assaggiato una puntina, posso dirvi che sono secchi e molto piccanti. Pensavo un po' meno, a dire la verità. Eccoci qua, allora ho tolto tutti i gambettini, l'ho messo su questa bottiglietta, è un po' piccolina ma vedete ho tagliato pezzi non troppo piccoli e poi un olio, prendete quello buono e ce lo mettiamo così. Eccolo qua. Adesso gli mettiamo il tappo e lo mettiamo al buio a riposare. Eccolo qua. Ne ho messo un po' di meno che così si va bene a mescolarlo. Eccoci qua ragazzi, è passata oramai una settimana, l'olio è molto poco, lo so, poi dovrà essere diluito, quindi ho preso un pezzettino, un filoncino di pane alle olive per assaggiarlo. Lo vediamo, speriamo. Allora, vi dico, ma l'ho assaggiato anche negli altri giorni, che il profumo è sublime. Vediamo. Ne metto proprio un goccino onde evitare. Eccolo qua, adesso faccio l'assaggio. Direi super sublime, veramente buono, non ti lascia nella lingua quel pizzichio di olio piccante, si sente benissimo il gusto del peperoncino, lo senti, è veramente delizioso. Ciao a tutti e grazie per la visione, tante care cose.